Ciao, io sono Nerirfa e oggi continuiamo la nostra avventura su questo gioco e andiamo a parlare dei servitori. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e naturalmente mettere un bel mi piace a questo video. I servitori in V-Rising sono una delle migliori funzionalità del gioco e non solo perché fanno il tuo lavoro per te, anche se questo sicuramente aiuterà molto. Oltre alla raccolta di risorse, i tuoi servitori possono anche combattere i mostri vicini, aiutare nelle battaglie coi boss e difendere il tuo castello dai raid PvP. A breve ragazzi vi farò vedere come andare a catturare i servitori. Intanto una volta catturati dobbiamo andare a costruirci il trono. Soltanto tramite il trono poi potremo impartire gli ordini ai nostri servitori. Quando esci a caccia di nuovi servitori ti consiglio di lanciare una rete ampia e prestare attenzione al tipo di servitore e alla loro qualità del sangue. Gli NPC hanno una qualità del sangue variabile che influisce sullo sviluppo delle loro statistiche e sui vantaggi che ottieni dal loro drenaggio e i personaggi di diverse regioni avranno vantaggi unici adatti a quella regione. Un NPC presso dei boschi del Farben, per esempio, potrebbe avere un vantaggio che lo vede raccogliere più materiali da quella regione. Qualunque sia il vantaggio, è sempre meglio andare con un servitore che ha una qualità di sangue superiore. Il 5%, ad esempio, non vale davvero il tempo di andarlo a catturare, quindi più avrà una percentuale alta, più sarà buono quel servitore. Se notate poi alcuni servitori, come spiegato prima, hanno poi una zona, vuol dire che sono specializzate, hanno un bonus per quella zona e quindi andranno a raccogliere molto più materiale se li andiamo a mandare in quella zona stessa. Infine poi esistono vari tipi di servitori, ossia hanno delle classi, quindi per esempio ci sono i banditi, i tepisti, i difensori e gli arcieri. I banditi eccellono nella raccolta delle risorse, mentre gli arcieri sono più bravi a cacciare e così via. Bisogna assicurarsi di controllare i vantaggi prima di andare a catturare il nostro servitore. Dunque, infine possiamo arrivare a avere fino a 9 servitori per ogni giocatore nel tuo clan, per un totale di ben 36 servitori. E quindi è molto importante, soprattutto se andiamo a giocare PvP, avere questi servitori, ma anche se andiamo a giocare il PvE ci saranno sicuramente molto d'aiuto. Dunque ragazzi, per andare a catturare il nostro schiavo, prima di tutto ce ne sono di più potenti e meno potenti. Se cliccate sopra, adesso non so se questo qua perché deve stare riparata, si riuscirà a vedere, comunque vi dà, vedete sotto, che è un rogue 8%. Quindi ogni mob, ogni persona, diciamo così, nemico ha una percentuale diversa. Più sarà alta e più sarà forte il nostro servo, insomma, chiamiamolo così, il nostro schiavo. Cosa dobbiamo andare a utilizzare? Naturalmente dobbiamo andare a utilizzare questa skill, dovete averla qua e vi farà questo contorno fucsia e la trovate facendo il tasto CTRL, vedete, è questa qua. E poi dobbiamo andare a utilizzare quando avrà soltanto il 30% di vita, quindi bisogna andarla a picchiare per un bel po', quando avrà il 30% di vita il nostro nemico, dovremo andare a utilizzare questa altra skill che ci comparirà in automatico sul tasto R e a quel punto lì dovremmo andare a catturarlo. Adesso io sto aspettando che giunga di nuovo la notte perché sennò non mi posso muovere. Allora, come potete notare, l'ho già catturato questo qui. Allora, a questo punto credo che mi potrà seguire, speriamo bene che non scappi, non vedo molto. E torniamo in base. Allora, dov'è la mia base? Ah, di qua, siamo abbastanza vicini. Infatti questo è il primo che prendo, quindi non so bene poi se ha una durata questa funzione di seguirci e quindi non mi sono allontanata troppo dalla base. Sta arrivando, sì. Anche perché poi no, c'è questo che rompe adesso.
Vediamo un po' se non mi muore. Allora, siamo arrivati in base e tecnicamente dovrebbe essere infilato qui dentro. Allora, vedete che qua ti dà delle statistiche, però abbiamo bisogno di 100 di questi qua. Andiamo subito a prenderli. Speriamo che non uccida i topi. Ok, l'avevo qui dentro, mi pare. No, l'ho aperto un attimo. Allora, pressa. Ne abbiamo fatti tantissimi, quindi. Allora, vieni. Vediamo se... Ecco, allora, converti. Dunque, qua ti spiega che il 17% di qualità, bandit, e questo qui dovrebbe essere un... boh, non so, c'è questo simbolo, devo ancora capire come... Ah, forse nelle zone qua della Farm Forest, 20% di proprietà, vabbè, poi magari ne prenderò più di uno per capire bene come funzionano. Allora, vedete che partite un cooldown, ci vorrà un'ora e mezza, tantissimo, per andare a avere questo servo finale. Intanto poi magari ci divertiremo a prenderne altri e cercheremo anche di capire quali sono i migliori e su cosa andare a puntare. Come ho detto prima, come ho spiegato prima, alcuni serviranno proprio per farci, se giochiamo soprattutto in PvP, da guardia al nostro castello, altri magari ci aiuteranno a raccogliere alcune risorse e altri a combattere con noi. Per combattere, da quello che ho capito, il migliore non è il rogue ma è il warrior. Comunque dobbiamo trovare quelli poi con una percentuale abbastanza alta, ma magari lo faremo più avanti. Dunque, allora, passata un'ora e mezza circa, il nostro servitore è pronto. Ve ne accorgete guardando la bara e vedete che spunta fuori questa palla rossa, questa sfera. Allora, andiamo ad aprire e ora troviamo, vedete, qua possiamo andare a cambiare il nome del nostro servitore. Una volta che abbiamo scelto il nome, basterà semplicemente andare a schiacciare questo tasto centrale e lui uscirà fuori dalla bara. Per poter dare i comandi al nostro servitore ci servirà avere il trono. Per poter costruire il trono dobbiamo andare a raccogliere il ferro, quindi l'iron. Per il momento io non posso farlo perché devo andare a upgradare i miei weapon, cioè le mie armi. Ma questo lo vedremo in un prossimo episodio, ragazzi. Per il momento vi invito a tutti a mettere un bel mi piace. Ciao a tutti e alla prossima!